E un altro nazista l'abbiamo sistemato con la mia frusta. Allora ragazzi, benvenuti a questo mio video di prime impressioni o pre-recensione su Indiana Jones e l'Antico Cerchio, il nuovo titolo di Bethesda, che tra l'altro è stata così gentile da inviarmi un codice di gioco tramite Keymailer e avermi dato così la possibilità di scoprirlo insieme a voi in live sulla piattaforma Viola. Titolo che, dicevo, è stato sviluppato in particolare da Machine Games, gli stessi di Wolfenstein, di New Order, di New Colossus, quindi non esattamente gli ultimi arrivati in campo di sviluppo videoludico. Ragazzi, Indiana Jones e l'Antico Cerchio è un titolo che mi sta veramente sorprendendo. Credo che sia uno dei più promettenti, uno dei più avvincenti e meglio realizzati per certi aspetti di questo 2024 videoludico. Per altri aspetti lascia un pochettino a desiderare, ma ci arriveremo. Intanto ragazzi, c'è da dire che è un videogioco che è veramente una carezza ai fan della saga cinematografica e lo si vede fin da subito. Il gioco inizia infatti con questa scena presa a piè pari dai predatori dell'Arca Perduta, che fungerà poi da tutorial. Vedremo questo Indiana Jones interpretato da un allora giovanissimo Harrison Ford, accompagnato dalla cricca tra cui figura anche Alfred Molina, che per chi non lo ricordasse ragazzi è l'attore che interpreta tra i vari famosissimi ruoli anche Dr. Octopus nel secondo film della prima trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. E dicevo, questa fase ci farà prendere confidenza con questa visuale in prima persona che all'inizio mi aveva reso abbastanza scettico, no, su questa scelta, però devo dire che col senno di poi la sto digerendo sempre di più, e su questo HUD pulitissimo, cosa che apprezzo molto, e sulle prime fasi appunto di esplorazione e di risoluzione degli enigmi ambientali. È veramente una lettera d'amore agli appassionati dei film, in particolare direi della prima trilogia cinematografica dell'archeologo. E dopo questa primissima fase, che è ambientata ovviamente nel 1936, così come il primo film del 1981, ci risveglieremo nel Connecticut, nel Marshall College, un anno dopo, nel 1937, in cui Indy si risveglia di soprassalto dopo aver evidentemente sognato e ricordato gli eventi dell'anno prima, e un'intrusione all'interno del college metterà in moto gli eventi dell'Antico Cerchio e lo spingerà a muoversi fino alla sua prima tappa di un lungo viaggio, che è niente poco di meno che al Vaticano, a Roma, nei pressi di Castel Sant'Angelo. Ragazzi, noi avremo questa prima vista su una Roma, su una cupola di San Pietro di notte, con uno scorcio mozzafiato, veramente mozzafiato. Ci muoveremo tra questi vicoli veramente con un'atmosfera eccelsa, in cui si respira tutta l'avventura dei film di Indiana Jones. Ci muoveremo tra questi soldati di un regime fascista dell'epoca, cercando anche di non farci vedere, perché il gioco promuove anche delle meccaniche stealth rese in maniera un po' barcollanti talvolta, a causa anche di un'intelligenza artificiale non sempre brillante. Ma vi ripeto, si respira tutta l'atmosfera, la cura e la passione del team di sviluppo all'interno di questo videogioco, che presenta una resa di altissimo livello, grazie anche all'utilizzo del motor, che è una versione custom dell'id Tech 7, un motore grafico ragazzi che fa fare al gioco la sua sporca figura. Io ho provato il gioco su PC con una RTX 4070 prestazioni su Ultra, e nonostante qualche esitazione in qualche frangente ragazzi, le prestazioni sono state piuttosto accettabili, con un frame rate sempre alto, ray tracing sempre attivo e supporto all'HDR. Quindi lato tecnico ragazzi niente da dire, anzi favorisce di molto l'immersione, e c'è anche il doppiaggio in italiano di tutti i personaggi, e anzi a doppiare Indy, quindi Harrison Ford, c'è niente poco di meno che Michele Gammino, ovvero il doppiatore originale dei film. Professor Aldrich Savage, archeologo. Ah, molto piacere. E tra vari personaggi ragazzi, piccola chicca, figura anche Alessandra Mastronardi, che interpreterà Gina Lombardi all'interno del videogioco, giornalista che, per chi non la ricordasse ragazzi, lei è l'attrice che interpretava la famosa Eva dei Cesaroni, proprio lei. L'Antico Cerchio. Esatto. Tornando al gameplay, siamo in presenza non di un open world, ma di un gioco che si sviluppa in macro aree, ok? Quindi abbiamo delle mini mappe nelle quali ci possiamo muovere di volta in volta, e anzi saremo tenuti proprio a trovarle le mappe delle varie aree, perché altrimenti non potremo usarle per orientarci. Parlando della mappa, una cosa che mi ha inizialmente un po' infastidito, ma che poi ho imparato ad apprezzare, è la possibilità proprio di afferrare la mappa con le mani. Quindi potremo praticamente muoverci con questa mappa in mano, e tramite il cursore del nostro personaggio potremo vedere di volta in volta dove stiamo andando e dove sono i nostri obiettivi, caratteristica che devo dire sto apprezzando veramente tanto e che mi aiuta a non perdermi come di mio solito nei videogiochi. Lì sopra? Dobbiamo tornare lì?
Per quanto riguarda il livello di difficoltà, quando iniziamo ci viene chiesto di sceglierne tra 4 disponibili, ovvero facile, normale, alto o supremo se non sbaglio. Io in live lo sto giocando ad alto e devo dire che non è poi così difficile, anche perché ragazzi, e qui tocchiamo un tallone d'Achille piuttosto importante, l'intelligenza artificiale è veramente stupida, o per meglio dire fatta male. Infatti molto spesso anche nelle fasi stealth ci capiterà di essere anche in bella vista dei nemici, ma questi praticamente ci metteranno fin troppo tempo a individuarci, e se addirittura ci muoveremo accovacciandoci alle loro spalle, facendo anche un po' di rumore o praticamente stordendo un altro nemico che si trova a pochi metri da quello davanti a noi, quest'ultimo non si accorgerà di nulla. Shh, zitti. Sì. Io mi allontano quanto basta, credo che qui sia a una distanza sufficiente, prendo bene la mira, bene, si fa per dire, e quindi questa cosa non solo è un difetto piuttosto importante, ma va a stroncare quella che è l'immersione, tanto ricercata, da una grafica veramente encomiabile e da un lavoro realizzato su questo gioco che si nota essere stato fatto con cura e passione. Per quanto riguarda i combattimenti in sé, sono piuttosto divertenti, e soprattutto quello all'arma bianca o quelli praticamente a scazzottate, ok? Perché praticamente potremo usare entrambe le mani con i grilletti sinistra e destra per scazzottare i fascisti o i nazisti di turno, con il dorsale sinistro potremo bloccare i colpi, con quello destro potremo frustarli per disarmarli oppure per afferrarli e condurli da noi in una presa, e devo dire che nel complesso risulta veramente divertente. E poi ci sono le armi da fuoco che personalmente non ho usato tanto perché credo che vadano un pochettino a storpiare quella che vuole essere l'esperienza di gioco, e in più hanno di contro che se usiamo le armi da fuoco, ragazzi, tutti i nemici dell'area ci sentono e praticamente corrono in massa ed è veramente difficile poi riuscire a scamparli e a recuperare la situazione. Fortunatamente gli autosave ci sono frequenti, e quindi anche se dovessimo morire riprenderemo il gioco da pochi secondi o pochi minuti prima, quindi almeno questo non è un problema. Le armi corpo a corpo sono di diversi tipi, sono molto divertenti da usare in generale, e in basso a destra abbiamo dei pallini che indicano la loro durabilità, quindi abbiamo diversi colpi da sferrare con ogni arma corpo a corpo, a meno che non le usiamo per sferrare un attacco furtivo, in quel caso l'arma verrà distrutta all'istante. Vi parlavo poi della visuale in prima persona, che però talvolta si sposta a quella in terza, in particolare quando usiamo la frusta come rampino per spostarci per esempio tra una piattaforma e l'altra, e in effetti ci toccherà spostarci parecchio all'interno di ogni macro area perché il gioco è pregno di missioni sia primarie che secondarie, quindi dovremo spostarci tra una parte e magari quella opposta subito dopo della mappa per fare le varie cose. Le secondarie in particolare ci servono poi per accumulare punti avventura. I punti avventura servono per sbloccare delle abilità che troveremo in alcuni libricini sparse per le varie aree, libricini che talvolta dovremo anche acquistare dai mercatini insieme a degli oggetti chiave del gioco che possono essere per esempio la macchina fotografica o l'accendino. Per quanto riguarda la macchina fotografica, il gioco ci spingerà a fotografare diversi elementi del mondo di gioco per acquisire man mano sempre più punti avventura, ed è un pretesto per osservare il grande lavoro visivo svolto dallo studio di sviluppo. La scimmia trama qualcosa. Per quanto riguarda la storia, ragazzi, mi sta piacendo molto, sembra veramente credibile, potrebbe benissimo essere un film piuttosto che un videogioco. Nella mia partita sono arrivato a conoscere gli antagonisti e devo dire che sembrano essere caratterizzati veramente bene, e il tutto ha un ritmo veramente incalzante, in particolare quando stiamo giocando la missione primaria. Per quanto riguarda invece le secondarie, talvolta ho avuto veramente la sensazione che fossero state messe proprio solo a scopo di riempitivo, che per carità ci sta, però potrebbero talvolta smorzare quella che è l'esperienza di gioco. Che altro dire, gli ambienti sono spettacolari, i PNG che si muovono in giro in realtà interagiscono con noi verbalmente, però non in maniera particolarmente interattiva. Se per esempio noi andiamo in giro con una pistola oppure con una bottiglia non faranno caso a noi più di tanto, e in generale, come già detto, l'IA poteva fare molto ma molto meglio, perché probabilmente è l'elemento che maggiormente va a stroncare un'esperienza di gioco che per il resto è veramente di un livello superlativo. Detto ciò, io sto continuando a giocare il titolo in live sulla piattaforma Viola, se avete piacere venite a seguirmi lì. Questo è il mio video di prime impressioni o pre-recensione su Indiana Jones e l'Antico Cerchio, io spero
spero vi sia piaciuto. Se questo fosse il caso lasciatemi un apprezzatissimo mi piace, se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi attivando anche la campanella per non perdervi nessuno dei miei futuri video. Seguitemi inoltre su tutti i social che trovate qui a destra e sotto in descrizione. Entrate se volete sul mio gruppo Telegram pieno di videogiocatori appassionati come voi e su quello di Videogiochi News che saprà come sempre orientarvi sulle migliori offerte a tema gaming. Il vostro The Prince vi dà appuntamento alla prossima e come sempre non dimenticate, giocate con passione. Ciao a tutti!